What's up guys, bentornati sul mio canale. Oggi andremo a fare la recensione di un WSR 10 short bar della Well che viene fornito senza ottica di serie. Come potete vedere, il corpo si presenta interamente in ABS, forse anche un pochino troppo lucido, con la parte terminale del calcio rivestita in gomma. Passando alla parte inferiore possiamo trovare due anelli in metallo, uno posteriore e uno anteriore, per il montaggio di una qualsiasi ciglia. Passando alla parte centrale del fucile troviamo un ponte in ABS che protegge un grilletto in metallo con una corsa molto breve, anche se molto dura. Per quanto riguarda la sicura, invece, è la classica da WSR, che può essere attivata spingendola verso di noi oppure disattivata spingendola verso la leva d'armamento. La leva d'armamento invece si presenta in metallo con uno scatto molto fluido e molto secco, anche se risulta molto dura da armare a causa della molla da 12 kg al suo interno. Nella parte superiore del fucile troviamo una salita Weaver per il montaggio di un'ottica. Nella parte anteriore della nostra SG possiamo trovare, poco prima dell'anello per la cinghia, il nostro caricatore. Caricatore da circa 30 pallini in ABS che può essere estratto tramite la pressione di un pulsante che risulta essere molto duro. Il caricatore presenta una piccola difficoltà di estrazione, ovvero l'utilizzo di guanti più grossi può essere difficoltoso premere il pulsante e estrarre manualmente il caricatore. Davanti al pulsante per il caricatore troviamo un'ulteriore salita Weaver per il montaggio di un bipiede oppure di una torcia o di un laser. Dalla parte opposta della leva d'armamento troviamo la leva per la regolazione dello wrap, che risulta essere molto dura per la regolazione. Infine, davanti alla canna troviamo uno spegnifiamma che viene avvitato direttamente sulla canna esterna. Passiamo adesso al test joule di questa SG. Parliamo adesso dei pro e contro di questa SG. Presenta un prezzo molto contenuto, una lunghezza anch'essa contenuta, una facile reperibilità di pezzi di ricambio sia interni che esterni, una facile reperibilità di caricatori che si possono trovare anche a basso prezzo e un peso contenuto ma sbilanciato in avanti. La plastica esterna si presenta troppo lucida e poco verosimile, e il gruppo scatto, quindi grilletto e leva d'armamento e pulsanti di estrazione risultano essere troppo duri e non molto comodi. Voto finale 6,5. Perché? Tra l'unboxing e questa recensione abbiamo aperto il nostro fucile per vedere com'era l'interno e abbiamo notato alcuni problemi. Ad esempio, una vite del gruppo pop-up era stata completamente limata. All'interno dell'otturatore c'era presente molta ruggine e il calcio era riempito di un mattone di piombo per bilanciarlo, mattone che si muoveva durante l'azione di gioco e quindi risultava molto fastidioso in alcune situazioni. Inoltre mancava totalmente il pressure wrap, abbiamo dovuto metterne uno nostro. Bene ragazzi, questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Sniper, chiudo.